Buongiorno a tutti. Dopo aver visto nel video precedente come preparare dei rimedi energetici, oggi vedremo come sia possibile trasmettere questi rimedi energetici a distanza. Innanzitutto vorrei fare una precisazione e ricordare di come sia importante, sia se questi rimedi si vogliono assumere per via orale, sia se si vogliono trasmettere a distanza, utilizzare un ventaglio da 0 a 100, come quello che sto inquadrando in questo momento, per valutare l'efficacia del rimedio relativa al disturbo che si intende trattare. Considerate il 60 come il 6 scolastico, per cui un buon rimedio dovrà avere una misurazione da 80 a 100. Si posizionerà il testimone, come in questo caso un testimone artificiale preparato col circuito 1, come abbiamo visto nel video precedente, ma potrà essere usato anche una sciocca di capelli, una fototessera del volto, e si posizionerà il pendolo sopra il testimone e, tenendo in mano il boccettino del rimedio, o per chi è in grado e ha una buona radiestesia mentale, scrivendo il nome scritto del rimedio e indicandolo col dito, si cercherà appunto l'efficacia relativa al disturbo che intendiamo trattare. Va bene, detto questo, iniziamo a parlare di questa trasmissione di rimedi a distanza e facciamo un piccolo excursus, perché in effetti è stato un viaggio lungo quello della trasmissione dei rimedi a distanza, quindi abbiamo cambiato parecchie modalità. All'inizio veniva posto sulla sfera gialla grande del circuito veniva posto il rimedio, su quella piccola veniva posto il testimone, però ci siamo accorti già da subito che, a parte le compresse di farmaci o di integratori che potevano essere riutilizzate, i rimedi energetici al contrario si scaricavano completamente. Abbiamo provato anche a caricare queste informazioni su cartoncini, però il problema restava sempre lo stesso, fino a quando è arrivata un'intuizione: usare una richiesta scritta non più col testimone, non più con l'energia del rimedio, ma solamente chiedendo che venisse trasmessa l'energia di quel rimedio e indicando solo il nome e cognome della persona a cui questo rimedio doveva essere trasmesso. È stata la carta vincente, soltanto che si è incontrato un altro problema di tipo pratico. Cioè, voi sapete che i rimedi energetici la maggior parte delle volte vanno trasmessi varie volte al giorno, non è sufficiente una dose al giorno, per non parlare dei casi acuti. Nei casi acuti queste somministrazioni giornaliere possono diventare anche molto frequenti, e quindi questo era un problema di tipo pratico abbastanza importante. Lo si è risolto grazie a un'intuizione di un amico radiestesista svizzero, Lorenzo, dal quale abbiamo, tra virgolette, preso in prestito una modalità che lui utilizzava col suo metodo del quarzo, e abbiamo trasferito in maniera simile tutto ciò in una richiesta scritta. Quindi questo è quello che ne è venuto fuori. Noi abbiamo due tipi di richieste che trovate sul manuale del circuito 1, disponibile nel gruppo Facebook italiano Radionici e Radiestesisti Indipendenti. La prima è una richiesta di trasmissione di rimedi omeopatici, e con questa richiesta si potranno trasmettere non solo i rimedi omeopatici unitari, ma anche i rimedi omeopatici complessi, indicando il nome commerciale del rimedio e successivamente il nome dell'azienda produttrice, ma anche i fiori di Bach e così via. Questa è la richiesta che utilizziamo per un rimedio omeopatico, e sarebbe, ad esempio: trasmetti l'energia del rimedio omeopatico Arnica 6CH con i dosaggi ottimali, i tempi di trasmissione ottimali, la frequenza giornaliera ottimale e per il numero complessivo di giorni ottimale, a Griselda Ferzani. Grazie, grazie, grazie. Finita la richiesta, se provaste a testare con il pendolo, vi accorgereste che il circuito si attiva
per qualche secondo, giusto il tempo di trasmettere questa prima dose. Con questo tipo di richiesta è stato bypassato anche il secondo problema, perché in questo modo il rimedio selezionato verrà trasmesso tutte le volte al giorno che sarà necessario, per ogni giorno che sarà necessario, cioè tutti i giorni il circuito si attiverà diverse volte al giorno fino a quando questa trasmissione è necessaria. Il secondo tipo di richiesta riguarda invece è la richiesta di trasmissione dei rimedi energetici di farmaci, e questa richiesta può essere utilizzata però anche per i sali di Schussler, ad esempio, come vedremo in questo caso, ma anche per le vitamine, per i minerali, per qualsiasi altro tipo di integratore, per gli oligoelementi, eccetera. Ed è leggermente diversa dalla prima. In questo caso sarebbe così: trasmetti l'energia e tutte le proprietà e tutte le azioni farmacologiche e curative del sale di Schussler Magnesium Phosphoricum D6 con i dosaggi ottimali, i tempi di trasmissione ottimali, la frequenza giornaliera ottimale e per il numero complessivo di giorni ottimale a Griselda Ferzani. Grazie, grazie, grazie. Anche in questo caso, se proverete a controllare radiestesicamente, finita la richiesta, vi accorgerete che il circuito si attiva ed inizia ad emettere. Questa trasmissione durerà pochi secondi e, come nel caso precedente, il circuito si riattiverà tutte le volte necessarie durante l'arco della giornata, e anche i giorni successivi si riattiverà tutte le volte che occorrerà inviare il rimedio. Quindi, se ne volete sapere, dimenticavo, anche in questo caso sarà possibile trasmettere ad esempio dei complessi di integratori, come abbiamo visto precedentemente. Quindi si utilizzerà il nome commerciale del rimedio e il nome dell'azienda. Però, se volete comprenderlo meglio, andate a leggere il manuale, che è sicuramente importante, che trovate nel gruppo Facebook, come abbiamo detto, Radionici e Radiestesisti Indipendenti. Va bene, spero di essere stato chiaro e che questo possa essere d'aiuto alle persone che stanno iniziando ad utilizzare il circuito 1, e parleremo di un'altra richiesta nel prossimo video, sempre relativa alla trasmissione dei rimedi, ma in questo caso questi rimedi verranno addirittura selezionati dal circuito stesso. Grazie.